Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco e oggi vi voglio parlare di come diventare più produttivi, come duplicare, triplicare, quadruplicare la propria produttività. Diciamo che da quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale sono migliorato tantissimo e una cosa che mi ha fatto migliorare tantissimo è migliorare la mia produttività, ovvero quante cose riesco a fare di più durante il giorno senza rinunciare alla qualità e senza stressarsi troppo. Quindi questa cosa è incredibile. E ho iniziato circa 3 anni fa a leggere libri e quando ho letto 2 libri in particolare questa cosa mi ha cambiato la vita. Uno è Getting Things Done di David Allen e l'altro è The Miracle Morning di Hal Elrod, quindi ve li linko tutti e due qui in descrizione. Poi ci sono stati altri libri che ho letto, di cui poi vi parlerò, che mi hanno aiutato tantissimo, e in più anche vedere altri mentori e altra gente, altre persone che seguo, che cosa fanno, cosa non fanno. Ho cambiato pian piano la mia routine e ho ottenuto i risultati che riesco a ottenere. Ragazzi, prima di tutto questo è un video molto freestyle, quindi sto facendo un po' tutto senza copione per vedere come va. Ho appena ricevuto questo da Psorite, serve per i propri muscoli. Ho appena ricevuto anche il nuovo profumo di Parfum de Marly, Herod, buonissimo. Buonissimo, lo adoro. E in più ho anche ricevuto il nuovo sacco da box e i guantoni da MMA al paradenti, quindi sono molto contento che posso iniziare a allenarmi. Abbiamo fatto una piccola palestrina, dato che adesso stanno di nuovo chiudendo tutto qui in Italia. Abbiamo fatto una piccola palestrina sopra il garage e quindi niente, volevo solo dire che sono contento di questi cambiamenti. Sto comunque facendo canto, MMA, recitazione. Voi dite, ma come fai a fare tutte queste cose? Canto, ballo, recitazione, yoga, palestra, MMA, video per YouTube, 3 video a settimana, faccio 4 video al giorno per TikTok, 3 articoli del blog, il mio blog leonfire.com a settimana, 2 podcast a settimana, leggo 20 pagine al giorno del libro, faccio meditazione, faccio le respirazioni di Wim Hof, faccio le docce fredde, faccio esercizi posturali, faccio stretching tutti i giorni, faccio skincare routine, insomma tantissime cose. La conoscete la mia routine? Tutte le mie routine sono in descrizione, no in descrizione scusatemi, le lascio anche in descrizione, comunque sono tutte sul mio social Instagram, ci sono le highlights, le palline, e trovate la highlight routine, le ho scritte tutte così la gente può anche copiarle o vedersele. Ho preferito regalarle invece che continuare a spiegarle, quindi la gente può vedersele tutte, le tengo anche aggiornate. Quindi faccio tantissime cose e la gente continua a chiedermi come. Ho voluto provare a fare un video. Quindi le 2 cose che posso dirvi è imparare a scriversi tutto. Prima cosa, questo libro ti insegna tantissimo su come imparare a scriversi tutto. Scriversi tutto dove io odio avere fogli, odio avere cose in più, quindi faccio tutto tramite telefono e iPad, Mac. A me piace il sistema operativo di iOS, quindi dell'iPhone, perché tutte le cose che mi scrivo sul telefono mi vanno anche sul Mac, sull'iPad, sull'Apple Watch, eccetera. Quindi promemoria, note, calendario, imparare a crearsi un calendario e sfruttare promemoria, note e calendario per avere una routine giornaliera, una routine mensile, una routine annuale e una routine settimanale fissa. Quindi prendere il proprio calendario e scriversi che ogni settimana, il calendario è facilissimo da utilizzare, soprattutto quello di iOS, si può creare un evento, ad esempio alle 8, routine mattutina, scrivi morning routine, la metti alle 8, impostazioni, ripeti ogni giorno, oppure ripeti una volta a settimana, o ripeti ogni mercoledì e venerdì. Insomma, si può veramente personalizzare come si vuole. Poi ti arriva le notifiche, ricordati di fare questo, eccetera, eccetera. Quindi è molto comodo. Quindi utilizzare il calendario per crearsi questi tipi di routine. Ad esempio, io sul mio calendario vi faccio vedere esattamente con un video la comodità di avere un telefono per riprendere tutto il resto. Ad esempio, questo qua è il mio calendario. Come potete vedere, io tutti i giorni la mattina morning routine, poi ho network, palestra 3 volte a settimana, cardio, tutte queste cose qua, podcast, blog post, postare su Patreon, MMA, corso di recitazione, doccia, eccetera eccetera, video TikTok. E ogni settimana queste cose si ripetono e quando arrivo al primo del mese ho routine mensile. Quindi io per la mia routine mensile ho tutte queste cose da fare. Ad esempio fare
il backup dei device, fare ad esempio una volta al mese ho da cambiare la lama dei rasoi, da piccole cose, pulire la stanza più approfonditamente, leggere vecchi appunti di libri, insomma piccole cose che si fanno di solito non troppo spesso. Invece la mattina, ad esempio per la mia morning routine, ho cose come yoga, cardio, stretching, meditazione, Wim Hof, affermazioni positive, scrivere un diario, quindi journaling, esercizi di canto, fare il letto, prendere gli integratori e altri vari esercizi. Quindi questa è la prima cosa, imparare a farsi un calendario. Seconda cosa è imparare a utilizzare le note. Quindi sul telefono, ad esempio, vi faccio vedere, sul telefono c'è l'applicazione Note, questa qui, e Promemoria. Imparare a utilizzare le note per qualsiasi cosa si vuole creare. Quindi ad esempio io mi scrivo la mia workout routine, mi scrivo, non so, delle idee per i video, mi scrivo gli appunti del libro, mi scrivo idee varie, oppure ad esempio per farsi il budget, mi faccio il budget ogni mese per capire quanti soldi entrano, quanti soldi escono, mi scrivo tutte le mie routine nelle note e poi qualsiasi cosa su cui voglio prendere appunti al volo, oppure idee che mi voglio tenere o gli appunti dei libri che sto leggendo, pam, tutto sulle note. Quindi note semplicemente per tenersi tutte le cose scritte. E invece per le cose da fare, ragazzi, c'è Promemoria. Quindi l'applicazione a fianco, imparare a utilizzare i promemoria. Promemoria, 4-5 cartelle diverse. Io ho nel libro comunque questo qua ve lo spiega. Io ho 1, 2, 3, 4, 5 cartelle diverse. Next actions, quindi tutte le azioni che faccio il prima possibile, quindi ad esempio non so, oggi devo montare il sacco da box, quindi ho messo montare il sacco da box, oppure non so, ho da fare video per YouTube, ho messo fare video per YouTube, appena lo faccio, pack. Qualsiasi cosa mi viene in mente nella mia testa, la tolgo e la metto qui. Waiting for, seconda cartella, waiting for, tutte le cose che devo fare ma che serve aspettare per farle, in modo da non avere niente nella mia testa. Tu dici, ma cosa ti serve a ricordarti questa cosa che tanto è tra un mese? Tu scrivitela, così non hai più niente per la testa a cui pensare, continuare a pensare. Ad esempio in waiting for ho messo iscrivermi agenzia recitazione, devo aspettare che finisca questo periodo per iscrivermi all'agenzia di recitazione. Oppure ho messo vediamo cos'ho, imparare a ballare con un partner, sto prima imparando a ballare da solo. Poi l'altra cartella projects, quindi progetti per il futuro che richiedono più azioni. Ad esempio io ho creare un mio sito marcodilia.com con il blog incluso, ci vuole tanto tempo, ci vogliono più azioni, come ad esempio prendere il dominio marcodilia.com che è già utilizzato, madonna che nervoso, anche i miei username di Instagram tutti già utilizzati, Marcodelia, devo mettere Marcodelia97 ovunque. E poi la cartella Someday Maybe, quindi un'altra cartella con cose che si aggiungeranno in futuro. Come ad esempio, non so, io ho in futuro imparare il giapponese, in futuro vorrò imparare il giapponese, me lo sono segnato, ho tutto scritto, quindi la prima cosa che posso dirvi è scrivetevi tutto. Quando avete tutto scritto non c'è più niente qua che continua a tartassarvi e quindi avete la mente libera per fare quello che volete. Con promemoria, calendari eccetera potete fidarvi di voi. Il metodo che vi consiglio è questo, c'è scritto tutto in questo libro qua, Getting Things Done. E la seconda cosa è dunque avere una routine. Questo libro vi insegna ad avere una routine e anche ad alzarvi presto, quindi l'altro consiglio che vi do è quello imparare ad alzarsi prima, perché la sera tanta gente mi scrive, ragazzi, ma scusa, ma se io vado a letto alle 2 e mi alzo alle 10 cosa cambia? Cioè il tempo che si usa la sera è uguale al tempo che si usa la mattina. E invece no, il tempo che si usa la mattina è scientificamente provato che è molto molto più produttivo confronto al tempo che si utilizza la sera. Durante la sera si perde tanto tempo senza nemmeno accorgersene, si usano tanto i social, eccetera eccetera. Invece durante la mattina, prima di tutto, i posti al di fuori sono tutti aperti, quindi se si vuole anche fare un giro oppure se si vuole andare a comprare qualcosa è tutto aperto. Le persone sono attive, quindi ci si sente più attivi lo stesso, e poi sembra che il tempo duri di più durante la mattina perché non c'è fretta. Se si fa il lavoro, cercare comunque di alzarsi prima. Ad esempio, io mi ricordo c'era un periodo in cui mi alzavo tutti i giorni alle 10, 11 e arrivavo il pomeriggio che dovevo fare palestra, i video per YouTube e tutte le cose della mia routine, e quindi mi ritrovavo che era già sera e avevo solo fatto tutta la mia routine. Invece quando ho iniziato ad alzarmi prima, c'era un periodo che mi alzavo alle 5, adesso non riesco più ad alzarmi alle 5, però un po' prima, riesci a fare entro la mattinata tutte le cose della tua routine,
Quindi palestra, tutto, e quindi hai tutto il pomeriggio libero per fare quello che vuoi, per andare avanti con i tuoi progetti, provare a fare nuove cose, qualsiasi cosa, scrivere, fare network, scrivere a delle aziende per contattarli, per fare collaborazioni, qualsiasi cosa. Quindi alzarsi prima, scriversi tutto, fare una routine, e queste cose qua, una persona su TikTok mi ha commentato: ma mettere tutte queste cose qua non ti rendono la vita noiosa e monotona? Sinceramente dipende da che tipo di vita vuoi fare, dipende che obiettivi hai. Se ovviamente non c'è niente che ti motiva a fare queste cose, non serve farle. Io sto parlando alle persone che vogliono raggiungere la versione migliore di se stessi e che hanno degli obiettivi. Se io ho l'obiettivo di diventare finanziariamente libero e ho l'obiettivo di diventare una persona di successo e fare 10 milioni di euro, sì, mi sono scritto un assegno a me stesso di 10 milioni di euro, leggete The Secret per capire di cosa sto parlando. Devo imparare a essere produttivo e devo migliorarmi con tutte queste cose nella routine giornaliera che non avrei tempo di fare se avessi una routine non scritta e mi alzassi tardi. Quindi se voglio andare avanti e fare queste cose, ovviamente devo essere la versione migliore di me stesso, e queste cose sono cose necessarie per arrivare a farlo. Costruire ogni giorno piccoli tasselli per arrivare dove si vuole arrivare, ogni giorno una piccola parte del puzzle, un mattone nel muro, come volete chiamarla voi, è meglio che arrivare e trovarsi tutto il muro da costruire in un giorno solo. Molto molto meglio. Quindi ragazzi, quello che vi posso consigliare è questo. Ecco come essere super produttivi. Un ultimo consiglio che vi posso dare è: avendo una routine sana, avendo un corpo sano, avendo una relazione sana, mangiando bene, insomma, avendo una vita sana, si hanno tanti meno problemi. Quindi si riesce a essere molto più produttivi, essere molto più nel flow. Quindi cercare di avere una vita sana, stare bene, stare felici, essere positivi, essere grati. Quindi un mio consiglio è scriversi tutti i giorni, ok, un diario, va bene scriversi tutti i giorni quello che si fa e quello che non si fa, e anche un'autoanalisi, quindi come sto e per cosa sono grato oggi. La gratitudine è un elemento essenziale se si vuole arrivare al successo. E provare la meditazione. Quindi nel momento in cui si ha un corpo sano, si ha una mente sana, si lavora meglio, si lavora più lucidamente, si fa di più. E bisogna avere anche una mente sana, quindi secondo me gratitudine, che porta positività, attrae cose felici, attrae cose migliori, per quello che sia già. E un ultimo libro, The Power of Now. Imparare a meditare, imparare a fare yoga, imparare a liberare la mente e a vivere nel momento. Perché nel momento in cui, come dice anche Tony Robbins nel libro Awaken the Giant Within, nel momento in cui si sta male, 90% delle volte è perché si è in uno stato in cui si sta male, quindi ci si pone a star male, perché le persone attorno a te ti fanno star male, quindi anche cambiare l'ambiente attorno a te in qualcosa di più positivo, gente che ti motiva. E 3, perché ci si concentra sul passato e sul futuro in continuazione, si perde di vista l'ora, il momento, l'adesso, il presente. Quindi ecco qua, quei libri qua ve li consiglio: Getting Things Done, per imparare a scriversi tutto e farsi una routine stress-free productive, imparare ad alzarsi presto e farsi una routine quotidiana, mangiare bene, dormire bene, avere una relazione sana, persone e un ambiente sano e felice attorno a te, imparare a essere grati, quindi scriversi anche un diario di gratitudine, e imparare a meditare per liberarsi la mente e essere più felici, più produttivi, più sereni ogni giorno. Ragazzi, tutto questo è inutile se non avete una motivazione. Dovete fare la cosa che vi piace, trovare la cosa che vi piace, la passione, e trovare un motivo per arrivare dove volete arrivare. Se no, tutte queste cose qua non c'è nessuno che vi dice dovete farle, e finché te lo dico io la fate. Dovete trovare la motivazione dentro di voi per continuare a farle. Questo è il mio segreto della disciplina, il mio segreto della produttività, il mio segreto per essere 5, 6 volte, 10 volte, 11 volte, 1000 volte più produttivi di come si era prima. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, video in italiano, era un po' a ruota libera, però in descrizione magari metto dei punti più chiari su quali sono i 4-5 consigli che vi do. In descrizione trovate anche tutti i link ai libri che vi ho detto. Ecco qua, spero che vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.